Ciao a tutti cari amici di Fabula Stalker, sono Maurizio, il vostro amico scienziato. Oggi è una puntata un po' particolare perché segna la fine della saga Siena-Madrid, ma pone le basi per il nuovo inizio della saga sui vulcani, perché ricontinua quella saga. Ma perché una cosa del genere? Beh, perché oggi parleremo di un vulcano un po' particolare, ossia quello che vedete alle mie spalle, il Monte Amiata. Ma non badiamo alle ciance, partiamo subito con l'episodio. Il Monte Amiata si trova in Toscana ed è anche la montagna più alta della regione situata al confine tra due province, quella di Siena e Grosseto. Il nome Amiata significa monte sorgente, anche se sembra avere anche altre origini. Come mai questo monte è così particolare? Beh, perché ha un'origine vulcanica. La formazione del Monte Amiata risale al periodo quaternario e la sua attività vulcanica si colloca tra i 400.000 e i 180.000 anni fa circa. Il Monte Amiata è un antico vulcano e all'inizio era un massiccio roccioso che pian piano emerse dal fondo del mare al di sopra del Mar Tirreno. In quel periodo infatti il mare penetrava ben dentro la Maremma e circondava l'Amiata, spingendosi nell'entroterra toscano fino ai monti del Chianti. Verso l'inizio dell'era quaternaria il mare si ritirò e fu proprio in quello stesso periodo che l'Amiata cominciò ad eruttare. Pian piano il vulcano toscano placò la sua attività ed iniziò ad essere molto freddo e con il tempo si crearono tantissime sorgenti, laghetti, torrenti e ruscelli che presero a scorrere lungo le sue alture. A sua volta si coprì di foreste e praterie, dove scorrazzava una grande fauna selvatica, come mastodonti, ippopotami, bovidi dalle grandi corna e tigri dai denti a sciabola. Le prime tracce di vita umana sull'Amiata sono datate tra il 5000 e il 3500 a.C. Infatti, proprio a questo periodo risale il dipinto che si trova nella cosiddetta Grotta dell'Arciere vicino ad Abbadia San Salvatore e rappresenta un cacciatore armato di arco. Sono secoli che non vi sono eruzioni, ma è davvero spento? Per definirsi spento non ci deve essere nessuna attività e non è questo il caso, perché ci sono le fumarole che ancora emettono gas e vapore acqueo che emerge dal terreno per l'energia geotermica. In più ci sono le terme che sono direttamente collegate all'attività vulcanica, che non sono solo presenti in provincia di Grosseto, ma anche quelle in provincia di Siena, come ad esempio l'antica querciolaia a Rapolano Terme. Inoltre, vi sono frequenti terremoti, quindi il vulcano in questione è da considerarsi quiescente. Ma allora potrà esserci una futura ripresa della sua attività? Non lo sappiamo. Viene costantemente monitorato, anche se si propende per un no, dato che non erutta da davvero molto tempo. La sua precaria attività di quiescenza fa molto comodo per l'economia e quando il vulcano esalerà l'ultimo respiro ci saranno gravi problemi economici. Ma comunque non è una cosa che succederà molto velocemente, dall'oggi al domani, ma è un processo lento, sarà solo il tempo a dircelo. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.